Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube Fermi là. Oggi vi voglio fare vedere un proiettore. Il mio scopo nelle recensioni non è quello di farvi comprare il prodotto e nemmeno di convincervi che sia buono, che sia da acquistare, ma è quello di farvelo conoscere e sarete voi a decidere se acquistarlo o meno. Ho recensito tantissimi proiettori, un bel po', e hanno riscosso tutti un grande successo sul mio canale, con diversi commenti, tante visualizzazioni eccetera. Non avevano nulla di particolare, sì, proiettavano bene, avevo deciso di farveli vedere, però erano proiettori economici. Questo rimane un proiettore economico, però ha un livello intermedio, ha delle casse JBL che si sentono molto bene, la connessione NFC, ha anche la Smart TV per capirci, quindi abbiamo YouTube, abbiamo tutte le funzioni che abbiamo sulla Smart TV e si vede bene anche quando la stanza non è buia. Queste cose voglio dimostrarvele perché avendolo testato, avendolo provato, in realtà ne ho almeno altri tre che non recensirò mai perché non mi piacciono, non rientrano nei requisiti minimi per poter essere recensiti. Questo invece mi piace, è fatto bene, con messa a fuoco automatica, regolazione automatica del trapezio, non è nemmeno tanto rumoroso anche se ha le ventole che si sentono, quindi mettiamolo sul bancone, vi faccio vedere quello che troviamo all'interno della confezione, vediamo anche un velocissimo unboxing, ve lo faccio vedere nei dettagli, poi cambiamo stanza e ve lo farò vedere per farvi vedere come proietta e là deciderete voi se è un prodotto che fa per voi oppure no. Ora iniziamo. Questa è la scatola con cui viene venduto. Abbiamo diverse informazioni nell'illustrazione del prodotto. Non vi leggerò tutte le caratteristiche tecniche, non ve le elencherò perché comunque le troverete nel sito che vi linkerò nel primo commento e nella descrizione. Però diamo un'occhiata, 200 pollici per quanto riguarda la proiezione massima, Jabber modello K2S, Dolby Audio con le casse JBL, 800 Anzi Lumen, poi abbiamo l'NFC per poter collegare direttamente col telefonino, compatibile con Alexa e possiamo installare ben 7000 app. Quindi guardiamo anche un veloce unboxing e poi concentriamoci nel guardare il prodotto. E ora guardiamo il proiettore da vicino. Questo è il panno che riveste gli altoparlanti, qua abbiamo il modello K2S, sulla parte bassa abbiamo la possibilità di sollevare, quindi fare in modo che la proiezione venga regolata come altezza, semplicemente premendo questo tastino. Qua abbiamo la lente, ora ve la farò vedere. Sulla parte alta abbiamo anche i vari tastini per poter alzare e abbassare il volume, accendere e spegnere eccetera, e nella parte posteriore abbiamo i vari ingressi tra cuffie, uscita, USB, HDMI eccetera. Diamo uno sguardo alla lente. Per poter accedere alla lente non abbiamo uno sportellino che si ribalta, neanche un coperchio in gomma, ma abbiamo questo sistema, come vedete non ha nessun dispositivo, nessuna rotellina per poter regolare né il trapezio e neanche la messa a fuoco, perché fa tutto in automatico. Ora quindi andiamo nell'altra stanza e vi faccio vedere direttamente la proiezione. E allora siamo pronti quindi per fare questa prova di proiezione su questa parete, tra l'altro di colore verde. Abbiamo la luce accesa, ora accenderò il nostro proiettore e vedrete come riesce a vedersi anche con questa luminosità. Considerate che appunto la parete è scura, purtroppo non ho la possibilità in questo periodo di farvi vedere la proiezione su una parete bianca oppure su uno schermo specifico. A maggior ragione in questo modo ci renderemo conto della sua qualità. Allora, questo è il logo iniziale, appena si avvia completamente vi farò vedere anche il processo di autofocus, quindi questa inquadratura, questa scena la mettiamo un poco accelerata. Ok, questa è la schermata principale, quindi la home del proiettore. Adesso lo solleverò puntando verso l'alto e il suo sensore riconoscerà che è stato spostato. Automaticamente ad ogni spostamento eseguirà quindi la messa a fuoco proiettando un'immagine sulla parete o sullo schermo in base a quello che utilizzerete e quindi adeguandosi. Quindi lo sollevo, punto in alto, lo riabbasso e adesso inizierà. Sentite anche il rumore della lente, ok. E questa quindi è la proiezione con la messa a fuoco corretta. Abbiamo la possibilità anche di fare qualche piccola regolazione, però adesso, visto come si vede con la luce accesa, la spengo e vi faccio vedere la differenza. Ok, così si vede molto meglio. Tra l'altro arriva anche luce dalla finestra, quindi in questo caso abbiamo anche una finestra da questa parte aperta. Allora regolo però di nuovo
l'inquadratura, scusatemi, non è proprio semplicissimo fare queste cose in questo modo, ed eventualmente regolo anche un po' con l'esposizione perché questo riflesso sulle pareti non mi piace. Allora l'ho regolata proprio leggermente, questa è la schermata principale, in alto possiamo gestire la rete, il Bluetooth, andare nelle varie impostazioni eccetera. In basso invece possiamo accedere ad Android TV, quello che vi farò vedere, possiamo scegliere se utilizzare l'HDMI, NCF eccetera eccetera, gestione dei file. In basso possiamo scegliere tema, altre impostazioni che riguardano il dispositivo, salvaschermo, modalità silenziosa che riduce il rumore delle ventole, in questo momento sono accese, forse sentite un leggero fruscio, e considerate che sono forse a 20 cm dal proiettore, di solito si utilizza a distanze maggiori da noi. Comunque attivando la modalità silenziosa si ridurrà il rumore delle ventole ma si abbasserà leggermente anche la luminosità. Poi il Bluetooth per delle casse eventualmente da utilizzare senza fili, il mirroring sia per quanto riguarda l'Android che iOS, ma adesso vi voglio fare vedere direttamente come riesce a riprodurre. Quindi andiamo su Android TV e riprodurremo qualche video ad alta risoluzione proveniente da YouTube. Considerate che riesce a gestire i video 4K, però li riproduce a 1080p, quindi con un'alta risoluzione, ma non è il 4K. Quindi questa è la schermata che compare con la possibilità di utilizzare tutte le varie funzioni che abbiamo nei televisori con Smart TV. Possiamo vedere i vari film, eccetera, di Netflix, possiamo andare anche su YouTube a guardare alcuni video. Questi sono i video di alcuni prove che ho già fatto. Allora mettiamo in pausa pure perché si era avviata la pubblicità, quindi mi sono interrotto mentre stavo parlando. Comunque sentirete anche l'audio. In questo momento sono vicino, ma farò la prova anche allontanandomi, in modo da farvi sentire come si percepisce l'audio di queste casse JBL anche ad una distanza di circa 3 metri. Quindi riavviamo, guardate che bella risoluzione e come si veda bene, si vedono tutti i dettagli. Poi eventualmente farò una zoomata, non so se riesco a farla adesso. Proviamo a zoomare, sì, riesco a farla. Guardate i dettagli, sono straordinari, così come anche tutti i colori. Mi avvicino, ragazzi, tutti i dettagli, la messa a fuoco di queste immagini è elevatissima. Ovviamente sono delle immagini che, essendo ad alta risoluzione, hanno una ripresa macro, quindi tutto il resto viene sfocato, ma è una cosa normale per questo tipo di immagini. Voi dovete guardare i dettagli, per esempio i peli della pelliccia, ma anche l'audio, che spero si senta bene, perché sono, ripeto, a circa 3 metri di distanza e dovreste riuscire a sentirlo bene. Io lo sento con un'ottima definizione. Certo, non è un impianto home theater di altissimo livello, però per essere un proiettore secondo me si sente benissimo. Guardate. E con queste immagini vediamo sia il contrasto, la vivacità dei colori, la gestione del bianco, tutto si vede benissimo. Proviamo a vedere pure qualche altro video che non sia così ad alta definizione, quindi magari un mio video di YouTube. Allora, guardiamo questo video, che è una mia recensione. Tra l'altro mi stavo riprendendo con la telecamera frontale dello smartphone, quindi la risoluzione non è altissima, però vediamo come riusciamo ad apprezzarlo. E tra l'altro mi faccio pubblicità pure al gruppo degli incisori laser. Quindi guardiamo. Per vedere questo video vai giù nel primo commento nella descrizione ed iscriviti al nuovo gruppo di Facebook riguardante le incisioni laser. Siamo semplicemente degli appassionati che vogliono scambiarsi consigli e pareri sia per quanto riguarda gli incisori che per quanto riguarda... Avete sentito l'audio, però voglio farvi vedere i dettagli, per esempio della barba, i capellini, tutti i vari dettagli si vedono bene. Vediamo che altra cosa, vediamo una scena di un film e vediamo come riusciamo ad apprezzarla. E allora adesso mi avvicino al monitor, quindi a questo schermo virtuale. Per tutto il tempo avete sentito l'audio proveniente dal mio microfono, però ora che sono con questo film che ha degli effetti sonori diversi da quelli che possono essere una video recensione eccetera, guardate, quindi sentite l'audio proveniente solo da questo microfono che ho io sul petto. Questo è un film in 1080p, quindi non ha una risoluzione eccezionale. In questo modo riuscite a capire come si sentirà se volete vedere un film che abbia questi effetti e questa risoluzione di immagine. Quindi premiamo play. Già l'audio dovreste riuscire ad apprezzarlo. Figlio mio, non mostrare mai pietà. Loro sono prede. Noi siamo predatori.
Comunque avete sentito come si sente l'audio, non siete riusciti sicuramente ad apprezzare l'effetto surround, quindi il passaggio da una cassa all'altra, e da un proiettore che abbia delle casse integrate questo audio, questo volume, questo livello sonoro effettivamente non è facile da trovare. Guardiamo anche quest'altro. Anche in questo caso stesse condizioni. And that was the last day I saw her. The day I was taken. Was that the first and only time you've been abducted? Does anyone copy my transmission? Comunque, avete visto che si sente bene, si vede bene, quindi almeno per i miei gusti, a me piace come si sente e come si vede. Poi sarete voi, ovviamente, a dare un parere, l'ho detto già 1.000.000 di volte, perché il mio scopo non è quello di convincervi che questo prodotto sia buono, ma quello di farvi vedere qual è la sua qualità e farvi scegliere se è il caso di acquistarlo o meno. Per quanto riguarda la messa a fuoco, è perfettamente omogenea su tutta la superficie, si apprezza perfettamente qualunque tipo di filmato. Io non ho notato nessun tipo di problema nel leggere, ma guardate anche per esempio il simbolo sulla sinistra delle impostazioni, tutte le varie scritte si vedono perfettamente tutte. E allora cambiamo inquadratura, siamo in una stanza molto illuminata, guardate come si vede bene. Eh sì, siamo in questa stanza perché mia figlia mi ha già sequestrato il proiettore, che è finito nella sua camera, e quindi per ora vi faccio vedere queste immagini sia per la definizione che perché comunque non c'è il copyright, perché volevamo mettere un video musicale momentaneamente posizionato da questa parte perché stiamo solo facendo degli esperimenti. Quindi ok, confermato, grazie allo zoom siamo riusciti ad avere le dimensioni corrette, perché altrimenti la proiezione sarebbe stata troppo ampia. Però come vedete, risoluzione altissima, e questa è una buona soluzione per chi ha intenzione di mettere una TV in una stanza dove non si possono praticare dei fori eccetera, e con un proiettore si risolve. E allora adesso invece c'è un pochettino più di buio, ragazzi scusatemi se sono senza microfono, ma è una ripresa improvvisata dopo il sequestro da parte di mia figlia. Ho chiuso la tenda, si riflette ancora la luce sulla parete, c'è mio figlio, aspetta amore mio. Aspetta amore mio. Comunque queste sono le riprese, quindi la qualità che si ottiene o utilizzandolo con una luce un pochettino più bassa. Al buio totale sicuramente si vedrà molto meglio. Quindi, molto meglio, mi aiuta mio figlio ad esprimermi. Ok, quindi super soddisfatti, felicissimi di questo proiettore. Guardate che bello. Guardate che bello. È bello Alice. Sì, amore. Guarda il mare. Ma ti piace questa televisione che c'è ma non c'è? Ma non c'è, guarda gli uccelli. Guarda che sono belli, ma dov'è la televisione? Com'è che ci sono queste cose lassù? Ti piace? Un po'. Un po'. E allora ragazzi, adesso siamo al buio, effettivamente c'è solamente la luce proveniente dal proiettore, quindi è sera, è mezzanotte, e sto proiettando questo video nel quale potete vedere degli ottimi dettagli e degli ottimi colori. Ovviamente c'è un po' di riflesso proveniente dal tetto, dalla parete, da questo mobile, quindi si riflette la luce e l'ambiente risulta ancora più luminoso. Ma in realtà siamo al buio totale. Guardate i dettagli, si vede davvero benissimo. Ripeto, anche in questo caso è una ripresa macro, quindi ovviamente abbiamo delle parti sfocate, ma sono sfocate proprio perché è sfocata l'inquadratura. E allora è immancabile ovviamente un'occhiata al sito del venditore, quindi scorriamo verso il basso, scegliamo il modello in questione, quindi K2S, vediamo il prezzo, 599 euro, non sono pochissimi, ma per la prestazione che ci dà secondo me li vale. Quindi guardiamo, andiamo sulla pagina del prodotto specifico, come vedete abbiamo la possibilità di acquistarlo anche su Amazon, e vi lascio il link per comprarlo sul sito di Amazon, oltre che eventuali link che potrebbe darmi il fornitore.
E qua abbiamo tutte le informazioni che vi ho già detto, quindi audio Dolby Surround supportato, le casse JBL da 10 watt, due casse quindi con effetto stereo, compatibili con Alexa, si può comandare anche quindi con i comandi vocali, la luminosità 800 anti-lumen, l'autofocus e la correzione anche automatica del trapezio, la possibilità di collegarlo col telefonino semplicemente poggiandolo sopra con la funzione NFC, la modalità di risparmio energetico, quindi più silenzioso, e poi la possibilità di installare fino a 7000 applicazioni. E poi in basso altre immagini, ma noi vogliamo vedere le caratteristiche tecniche che in questo caso sono un pochettino sovrapposte. Comunque ripete praticamente le stesse cose con risoluzione nativa 4K, ma riproduzione a 1080p. Poi il dongle TV è integrato, non bisogna mettere assolutamente nulla rispetto a una versione precedente che invece va inserito. Le dimensioni del prodotto sono 12,6 x 27 x 29,1 e pesa 3,2 kg. Se voi pensate che un proiettore di questo tipo possa soddisfarvi, possa rientrare tra le vostre esigenze, e allora potete procedere con l'acquisto, considerando il fatto che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, spero associato anche a un codice di sconto. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua giù sul pollicione in su, cliccate anche sulla campanella dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!